Oggi andiamo a realizzare questo circuito, un zampirone elettronico basato sull'integrato NE555. In poche parole riproduciamo una frequenza, quindi un'onda quadra, e poi lo mandiamo al buzzer, emette un suono, un ultrasuono che dovrebbe dar fastidio alle zanzare. Su questo circuito possiamo regolare tramite il potenziometro da una frequenza da 8 kHz intorno ai 35-36 kHz. Poi lo andremo a vedere mentre lo realizziamo. Quindi questo circuito, l'NE555, è configurato in modalità astabile, quindi l'uscita non rimane ferma, ma sale e scende, quindi da formare un'onda quadra. Alimentiamo tutto il circuito 9 volt, quindi potete utilizzare una batteria 9 volt, ma meglio un alimentatore se poi lo andiamo a realizzare e tenerlo acceso 24 ore su 24 con una batteria da 9 volt non è il caso perché si scarica subito, quindi possiamo utilizzare un alimentatorino piccolo collegato alla rete di casa che ci dà 9 volt. Poi abbiamo sul circuito il trimmer dove possiamo regolare la frequenza di uscita. Di solito le zanzare gli dà un fastidio intorno alla frequenza di 20 kHz, 30 kHz. Noi le impostiamo a 30 kHz e speriamo che le zanzare fuggano. Ho aggiunto sul pin 3 un diodo LED che dovrebbe lampeggiare, ma all'occhio umano rimane fisso, quindi sta a indicare solamente che il circuito sta in funzione. Ok, questo è il circuito, andiamo a realizzare sulla breadboard, poi andremo con KiCad a realizzare il PCB e lo monteremo proprio su una basetta realizzata da me, che potete fare anche voi. Ok, seguitemi nel video. Ho messo NE555 sulla breadboard e incominciamo a realizzare il circuito. Allora, il pin 1 va al GND. Il pin 1 si comincia a contare dalla parte sinistra dalla tacca di riferimento, quindi questo è pin 1, 2, 3, 4, poi abbiamo 5, 6, 7 e 8. Quindi mettiamo il pin 1 a GND, mettiamo così. Poi mettiamo il pin 8 al positivo di alimentazione insieme al pin 4 sempre sul positivo di alimentazione. Prendiamo una resistenza da 220 ohm e lo andiamo a mettere dal pin 7, quindi 4, 5, 6, 7 al positivo. Prendiamo il nostro trimmer da 20k e lo andiamo a inserire sulla breadboard, possiamo metterlo qui. Andiamo a collegare il pin 2, quindi il pin centrale, con uno laterale del nostro trimmer. Prendiamo quindi la metà, quindi sul pin 2 la andiamo a mettere sul pin 6, 4, 5 e 6. Il pin 6 va collegato anche al pin 2 e al pin 2. Prendiamo un condensatore da 3300 pF, poi ho questo in poliester siglato 3N3 e lo andiamo a mettere fra il 6 e il 2, quindi mettiamo il 6 e il 2 è negativo, mettiamolo così. Prendiamo una resistenza R2 da 5600 ohm, verde, blu, rosso, e lo andiamo a collegare da una parte sul pin 7, l'altro sul pin libero del trimmer. Mettiamo all'uscita del pin 3 una resistenza da 220 ohm
mettiamolo qui, aggiungiamo il diodo LED, l'anodo è il più lungo, il catodo è il più corto, quindi dalla resistenza mettiamo l'anodo, dall'altra parte il catodo, andiamo a inserire una resistenza da 1000 ohm per proteggere il LED dal catodo al negativo. Mettiamo un condensatore a fuoco da 10 microfarad, ecco qua, 10 microfarad, 25 volt. Il negativo è contrassegnato, il più lungo è il positivo, quindi il più lungo andremo a collegare all'uscita della resistenza R4 e l'altro pin del condensatore andremo a collegare al buzzer. Questo è il buzzer, ci sono due, aspettate che metto a fuoco, ci sono due piedini, quello contrassegnato e il positivo. Quindi lo andiamo a inserire così, mettiamo il positivo, dovrebbe essere questo, sì, il positivo all'uscita del condensatore e l'altro pin del buzzer al negativo. Aggiungiamo un condensatore 100 nanofarad sul positivo e negativo per rendere l'alimentazione più stabile. Possiamo inserirlo così. Accendiamo l'alimentatore, mettiamo a 9 volt, troviamo il LED che si accende e non so se riuscite a sentire, è udibile un piccolo suono. Io aumento il potenziometro, il suono va a scomparire. Vi faccio vedere la forma d'onda con l'oscilloscopio, ma se non avete l'oscilloscopio potete utilizzare il tester. Mettete sulla modalità Hertz del tester il puntare nero sul negativo e il puntare rosso sull'uscita 3 dell'NE555 e troviamo 8 kHz. Io adesso giro, troviamo la frequenza che aumenta, comincia a non essere più udibile dall'orecchio umano, vediamo fino a quanto raggiunge la velocità, l'uscita massima di 35 kHz. Vedete che il LED rimane sempre acceso, anche se sta lampeggiando, ma l'occhio umano non lo vede, quindi sta solo a indicare che il circuito è in funzione. Riportiamolo a 8 kHz, incomincia a essere udibile. Io con la mia età sento fino a 11 kHz, forse persone più giovani riescono a sentirlo a una frequenza maggiore. Comunque portiamolo a 30 kHz, okay, lasciamolo così, dovrebbe dar fastidio alle zanzare questo suono, anzi questo ultrasuono. Ho collegato l'oscilloscopio sul pin 3 e sul GND, andiamo a vedere la forma d'onda. Troviamo nostra onda quadra alla frequenza di 29 kHz in alto a destra. Se io adesso abbasso la frequenza, lo porto a 8,
non ve lo inquadro, ma sto girando il potenziometro, quindi vedete 8 kHz, questa è la nostra forma d'onda. Abbiamo un picco iniziale con questo picco maggiore e poi rimane alto e torna basso. Portiamolo a 30 kHz e la lasciamo così. Ok, siamo intorno a 30 kHz. Visto che ho l'oscilloscopio acceso, vi faccio vedere una cosa. Questo è il condensatore di disaccoppiamento o condensatore di bypass che stabilizza l'alimentazione, quindi i picchi sull'uscita del nostro 555 sul piedino 3. Adesso vi faccio vedere l'onda quadra, tolgo e vedete come cambia il picco. Ok, questa è la nostra onda quadra. Aspettate che metto così si vede meglio. Guardate qua il picco. Tolgo il condensatore e vedete che è salito, cioè un picco maggiore. Vado a reinserirlo e si abbassa. Non vi faccio vedere, ma tolgo il condensatore, rimetto il condensatore. Quindi lasciamo il condensatore inserito per rendere il circuito più stabile. Abbiamo testato il circuito sulla breadboard e abbiamo visto che funziona. Il LED si accende, abbiamo impostato la frequenza intorno ai 30 kHz per allontanare le zanzare, non so se funziona, lasciamolo a questa frequenza. Non ci rimane altro che realizzare il PCB. Io andrò a utilizzare KiCad 10. Ok, andiamo a vedere come fare. Una volta realizzato tutto il circuito in KiCad con NE555, non vi faccio vedere come realizzare un circuito semplice con 2-3 resistenze e 2 condensatori. Annotiamo i componenti, annotazione completata, e poi passiamo a assegna impronte. Aspettiamo che si carica. Io sul mio ho già assegnato tutte le impronte. Facciamo un esempio: U1 NE555, lo selezioniamo. In alto a sinistra, scusate, troviamo mostra impronta selezionata. Ci clicchiamo e vediamo la nostra impronta del nostro integrato, il nostro potenziometro, questo qui, il nostro diodo LED, le nostre resistenze, il buzzer, i due fori, e questo sono tutte le impronte necessarie per creare il PCB. Torniamo allo schema e passiamo ai circuiti, all'editor circuito stampato. In alto a destra premiamo, si apre la finestra e scegliamo aggiorna il circuito stampato dello schema. Lasciamo tutto così com'è, facciamo aggiorna, chiudi e vediamo che ci ha creato tutti i componenti e l'abbiamo predisposto sul nostro editor. Andiamo a disegnare la larghezza del nostro PCB, quindi il nostro riquadro. Io ho una basetta di 4,5 x 4,5. Allora in alto selezioniamo Edge Cut, selezioniamo rettangolo e disegniamo il nostro rettangolo 45 x 45 mm. Ok, mettiamo 44 e così. Ok, facciamo annulla e questo è il nostro
piano del PCB. Infatti se andiamo a vedere in 3D troviamo il circuito, cioè il nostro PCB, la nostra grandezza e i componenti. Adesso disponiamo i componenti in modo tale da renderlo più i collegamenti più facili. Lasciamo il buzzer qui, mettiamo il LED, spostiamo, possiamo girare anche il condensatore, mettiamo la resistenza vicino al LED, ok, questo è il connettore di alimentazione, adesso mettiamolo qui, questo è l'integrato, lo giro, più un casino, mettiamolo così, vediamo se è meglio, mettiamo così, questa resistenza qui, questa, se la giro è meglio, così, anche questo se lo giro è meglio, il condensatore lasciamolo così, il LED segnalazione così, questo così, questo mettiamo più così, ok, predisposizione dei componenti così, abbastanza coerente e copre tutto. Vediamo, salviamolo, andiamo a vedere in 3D. Sì, troviamo le resistenze, qua non abbiamo il simbolo, possiamo aggiungercelo, ma per adesso lasciamo così, qua l'alimentazione, ok, possiamo inserire dei fori di montaggio sul PCB ai 4 lati, allora lasciamo tutto così, a destra facciamo piazza impronte e scegliamo connettore, ecco qua, scegliamo mounting hole, scegliamo uno piccolo da 2 1 e andiamo a piazzare a un lato, ne prendiamo un altro, mettiamo anche qui, un altro qui, qua dà fastidio il buzzer ma lo spostiamo, e un altro qua, ok, spostiamo il buzzer così, ok, questo ce lo togliamo, anche questo, spostiamo l'alimentazione, J1 mettiamolo così, anche qui togliamo questa scritta, salviamo e andiamo a vedere in 3D cosa abbiamo fatto. Sì, troviamo i 4 fori ai lati per poter piazzare il nostro PCB. Andiamo a sbrogliare il circuito. Allora, per fare questo aggiungiamo prima, già c'è, le nostre dimensioni delle piste, mettiamo la traccia anteriore e sbroglia pista singola, selezioniamo la grandezza da 4 mm e incominciamo, vedete che disegna la pista, qua deve andare qua così, qua possiamo portarlo qui e qua così, perfetto, questo qua, questo qua, questo così e così, e qua il GND.
qua è il positivo, qua a questo condensatore possiamo farlo passare qua di lato, ok, qua colleghiamo a questa resistenza, qua vediamo che va qui. Ok, per adesso lasciamolo così perché non voglio fare una doppia traccia. Questo mettiamolo qui, questo possiamo farlo passare qui, andare qui, questo, allora facciamo così, annulla, spostiamo questa traccia e qua ci facciamo ripassare, ok, qua anche qua possiamo alzare, così entrano altre piste, ok, anche questa è fatta, questa deve andare qui, intanto lo portiamo qua, allora questo qui, questo portiamo qui, ok, ci rimane questi due, intanto salviamo, ci rimane questo qua, vediamo ci trova, sì, ci ha trovato già un lato, ok, perfetto, c'è rimasto questo che non ce lo trova, e questo, vediamo un po' se possiamo, sì, possiamo fare così, no, mettiamo tutto a schermo, annulla, passo indietro, allora questo dobbiamo portarlo qua, non trovo soluzioni per passare, allora realizzo delle vie passanti, allora faccio così, da qua deve andare qua, clicco, arrivo qui, qua col destro faccio piazza via passante, ok, poi da qui premo, arrivo qui e anche qui piazza via passante, quindi troverò dei fori dove posso mettere un ponticello, vi faccio vedere in 3D, trovo questi due buchi dove posso inserire un ponticello. Vi ricordo che il PCB lo andrò a realizzare io con dell'acido, se invece lo fate realizzare a delle ditte apposta potete inserire un doppio, anche qui un doppio layer, quindi un'altra riga, così da evitare il ponticello manuale. Ok, chiudiamo, salviamo, inseriamo altri, da qua deve andare qua, anche qui possiamo inserire un altro ponticello, arriviamo qui, facciamo piazza via passante, mettiamo qui e qua lo possiamo inserire qua, anche questo è stato collegato, non ci rimane altro che questo, lo possiamo, che va collegato all'alimentazione,
quindi possiamo metterlo così. Anche qui piazza via passante, mettiamolo qui, questo togliamo, e qua il 4 e il 9 possiamo aggiungere un altro da qui qua, un'altra via passante qui. Ok, questa va collegata qui, questa è qui, così abbiamo tutte le piste collegate. Qua possiamo, se riesco, ok, allontano un po', risalvo, rivediamo in 3D questa, e questo è tutto il circuito: condensatore, il LED, le resistenze, il 5.5 e il buzzer e l'alimentazione e i 4 fori passanti. Andiamo a inserire anche del testo per vedere, così una volta stampato non ci possiamo sbagliare, come ponticellare questi buchi, queste vie. Allora selezioniamo testo e lasciamo sempre la parte di rame superiore. Impostiamo 0,5, lo facciamo piccolo, 0,5, e scriviamo 1, spessore è troppo grande, eccolo qua, mettiamolo qua, 1, duplica e mettiamo 1, mettiamo anche il 2, questo è troppo grande, riduciamolo, 0,5, 0,5, 0,5, oh, non ho messo il numero, 0,5, 0,5, mettiamo 2, ok, mettiamo qua e aspettate, ok, mettiamolo così, duplichiamo e mettiamolo qui. Adesso non ci rimane 3 e 3, vado qua, sempre il testo, 0,5, 0,5, scriviamo 3, facciamo ok, ok, mettiamo 3, annulla, duplica e 3. Quindi il 3 e 3 va collegato insieme, 2 e 2 insieme, 1 e 1 insieme. Questo è tutto il circuito. Possiamo nascondere fab, le varie sigle, ma possiamo anche lasciare perché noi interessa stampare solamente le piste. Andiamo a mettere un piano di massa, quindi una zona riempita. A destra selezioniamo disegna zone riempite, in alto premiamo, lasciamo il rame anteriore, mettiamo GND, facciamo ok e portiamolo ai 4 punti che vogliamo riempire. Ok, abbiamo selezionato tutto, clicchiamo col destro, facciamo zone, riempi tutte le zone. Ok, questo è tutto il nostro piano. Andiamo a vederlo in 3D.
troviamo il nostro circuito terminato. Vedete le piste con la nostra massa sul PCB lato anteriore. Infatti sul lato inferiore non troviamo nulla. Andiamo a salvare il circuito per poterlo stampare. Allora in alto a sinistra facciamo traccia, qui selezioniamo FQ, che è la parte di rame anteriore, più Edge Cut. Mettiamo marcatori foratura a destra, mettiamolo piccolo, facciamo origine, file posizionamento foratura e poi, visto che dobbiamo trasferirlo, facciamo tracciatura speculare, così viene stampato a specchio. Ok, facciamo traccia, lo salviamo dentro il percorso che vogliamo e abbiamo il nostro file. Questo è il file disegno che serve a noi per stampare. Prima lo stamperò con un foglio normale e poi su un foglio giallo per trasferirlo col ferro da stiro. Andiamo a pulire con un po' di alcol e una spugnetta, un po' troppo, e una spugnetta dalla parte ruvida e gli diamo una bella pulita. Facciamo con un panno, con un fazzoletto di carta, vediamo tutto lo sporco. Quindi troviamo tutta la basetta di rame bella pulita. Ho ritagliato il pezzo di PCB stampato e lo andiamo a mettere sul rame. È un po' più lunga questa basetta, ma non fa niente, tanto l'acido si mangia il rame. Andiamo a metterci anche un foglio di carta e appoggiamo il ferro da stiro e ce lo facciamo stare un paio di minuti. Ok, si è scaldato un bel po', ho tolto il ferro da stiro, lasciamolo così, lo facciamo raffreddare e poi cerchiamo di staccare il foglio per vedere se il toner ha aderito alla basetta di rame. Così non riesco a staccarlo. Allora vado a metterlo sotto il rubinetto dell'acqua, non ve lo faccio vedere, faccio andare l'acqua e piano piano tolgo la pellicola e la carta, questa carta gialla. Sono riuscito a togliere la carta sopra e vediamo che non è uscito perfetto. Vediamo qua che manca dei pezzi di pista. Quindi con un pennarello indelebile, quindi apposta per PCB, andiamo a ripassare le piste. Ho ripassato con il pennarello, non è uscito proprio perfetto. Adesso andiamo a metterlo nell'acido. Prendiamo il nostro acido cloruro ferrico e andiamo a versarlo facendo molta attenzione in un contenitore di plastica fino a ricoprire tutto il circuito. Lasciamo agire l'acido per mezz'ora e poi risciacquiamo il tutto. Ho tolto la basetta dall'acido e purtroppo non ci siamo proprio, guardate qua. Purtroppo si è mangiato anche le piste. L'ho fatto stare sotto, era un doppia faccia, non si è mangiato tutto il rame. No, è uscito pessimo. Facciamo così, per questa volta, visto che i fogli gialli mi sono finiti, li ordino online, vi faccio vedere come ordinare online
il circuito stampato, tanto viene intorno alle 3-4 euro e bisogna attendere una settimana. Apriamo KiCad, andiamo sul programma, sulla pagina principale. Io già ho creato, basta fare archivia progetto. Facciamo archivia progetto e salviamo il nome del circuito. Io ho messo zamperone elettronico e troviamo zamperone elettronico.zip. Ricordiamoci la cartella dove l'ha salvato e lo andiamo a caricare sul sito. Andiamo su GLC PCB e aggiungiamo, prima ci colleghiamo, aggiungiamo il nostro file. Allora, file KiCad, l'avevo messo qui, zamperone elettronico, eccolo qua, zamperone elettronico.zip. Facciamo ok, ci carica il file .zip, attendiamo che arriva al 100%, il circuito è piccolo quindi dovrebbe essere veloce. Ok, questo è il circuito, possiamo vedere un'anteprima in 2D, in 3D, bello, perfetto, pulito, ordinato. Ok, torniamo alla pagina principale, possiamo scegliere il tipo di materiale, i layer, la dimensione, la qualità, la quantità. Il minimo purtroppo è 5, quindi lasciamo 5. E diverse anche il colore, anzi questa volta lo facciamo red, rosso, anzi no, bianco. No, non mi piace. Lasciamolo verde, dai. Lasciamo verde e aggiungiamo al carrello. Andiamo nel carrello, selezioniamo il prodotto. Qua adesso vedete che il prezzo è intorno ai 20 euro, ma possiamo diminuirlo. Allora, 1,75 euro è il costo della produzione e 18 euro è la spedizione. Noi possiamo scegliere la spedizione più economica. Io scelgo questo Global Standard Direct Line da 1 euro e 35, difatti mi viene 3 euro. E adesso vado ad acquistare. Ok, ordine eseguito. Alla fine ho pagato con PayPal, è venuto intorno ai 4,70 euro per 5 PCB. Attendiamo che arrivino. Finalmente sono arrivati i PCB. Come vedete sono perfetti come li avevo ordinati. L'unico inconveniente, l'ho fatto in singola faccia, non in doppia faccia, quindi i punti di collegamento 1, 1, 2, 2, 3, 3 li devo fare con un ponticello. Per il resto è tutto ok. Quindi non mi rimane altro che prendere il circuito e andarlo a montare sul PCB che ho fatto. Ho incominciato a mettere le resistenze, che sono i componenti più piccoli, R2, R3, R4 e R1, giro e li vado a saldare. Ok, saldato, tagliato i piedini e adesso continuiamo a mettere i componenti. Vado a inserire lo zoccolo per l'NE555 e lo andiamo a saldare. Vado a inserire anche il trimmer, lo saldo. Vado a inserire il condensatore C1, ho fatto un errore ho messo dei punti troppo vicini, ce lo saldiamo lo stesso.
ok, e vado a saldare. Vado a inserire il condensatore da 10 microfarad, più e meno, il più è il più lungo, il piedino più lungo, e vado a saldare. Vado a inserire anche il buzzer e vado a saldare. A mettere anche il condensatore C3 da 100 nanofarad. Ho lasciato poco spazio fra i piedini, ho messo un footprint diverso, vediamo di farcelo entrare lo stesso. E vado a saldare. Vado a inserire anche il LED, il pin più corto il catodo, quindi vado a mettere il catodo verso la resistenza che va al negativo R1 e saldiamo. Vado a inserire integrato il 555 rispettando la pedinatura e proviamo ad alimentare e vedere se funziona. Ho dimenticato di fare quindi la doppia faccia e quei puntini che ho lasciato, quei via, erano troppo piccoli e ho dovuto grattare la parte isolante verde per ritrovare il rame. Ho fatto dei ponticelli qua e qua, negativo negativo e qua, altrimenti non andava. Adesso provo a inserire alimentazione più e meno, se riesco a ritrovare il puntino, e vediamo se funziona. Ho sbagliato anche il collegamento positivo e negativo, infatti il positivo va sull'8 e sul pin 4 stavo collegando il negativo. Provo a dare alimentazione, sì, il LED si accende, non si sente nessun suono. Proviamo a abbassare un po'. Sì, funziona. Quindi adesso siamo intorno agli 8000 MHz, 8 MHz. Portiamolo al massimo. Questo dovrebbe dar fastidio alle zanzare. Io non sento nulla, io intorno agli 11 MHz già non sento più nulla, quindi lo portiamo al massimo e adesso le zanzare dovrebbero scappare via. Ok, questo video è stato un po' un casino, ma alla fine sono riuscito a portare a termine questo PCB. È sempre un prototipo, se volendo si può realizzare in una maniera più precisa, ma per farvi vedere come funziona va bene così. Ok, se il video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale, se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima.